Questa sera leggiamo un messaggio della Vergine dell'Eucaristia del 23 agosto del 1995, tratto dai libri della Sapienza rivelata del Dio vivente. Cara figlia, sono io, la madre dell'Ulivo benedetto, la regina della pace. Come dispensatrice di pace, eccomi qui nuovamente, in mezzo ai miei figli che necessitano delle grazie del Signore Dio, per rinforzarsi in questa ora di tenebra che grava sull'umanità intera. Voi amate la guerra e tramate ovunque la divisione. Come potrò io attuare la pace, ristabilendola in modo particolare nei popoli più martoriati ed afflitti, se la volontà vostra è perversa e nemica della volontà del Padre? Tuttavia oggi, con l'aiuto di quei pochi, molto pochi figli, sto portando la devozione che, rinnovando i cuori, farà alitare aria nuova e fresca, che rinnoverà i miei giardini. Madre Santa, quali sono i giardini? O figliola, siete voi, siete voi, siete voi. Oh, il mio cuore è sconsolato e l'amore di mio figlio crocifisso. Sappia la mia Chiesa che sta vivendo i tempi della sua passione, della sua crocifissione e si deve impegnare per salvare quante anime è possibile. Diventate i soldati della milizia celeste, guidata dall'Arcangelo Michele, mio generale. Siate fari di luce nell'oscurità che sempre più veloce avanza. Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato ora un breve brano del bellissimo messaggio del 23 agosto del 95. In questo messaggio la Vergine dell'Eucaristia parla di molte cose. Vi invito a rileggerlo interamente, poiché contiene tanti punti importanti per questo nostro tempo travagliato. Leggendolo, la mia attenzione si è fermata sul tema del suo dolore di madre, a cui accenna quando dice: come dispensatrice di pace, eccomi qui nuovamente, in mezzo a voi, miei figli, che necessitano delle grazie in quest'ora di tenebre. Poi prosegue: il mio cuore è straziato dal dolore a causa di questa generazione che si è voluta identificare al crudele Caino e al terribile Erode. Perché la Madonna parla del crudele Caino e del terribile Erode? Purtroppo i tempi che viviamo sono guidati dalla crudeltà e dal terrore. Ma approfondiamo questi due eventi. Caino, di cui si parla nel libro della Genesi, era tentato dall'invidia e dalla prepotenza. Egli, figlio primogenito di Adamo, appare nel primo libro biblico come agricoltore, mentre suo fratello Abele, secondogenito, era pastore. Dio aveva comandato all'umanità, legge che perdurerà per i secoli futuri, sia nel giudaismo che nel cristianesimo, di offrire in sacrificio la primizia del proprio lavoro, cioè il meglio che possediamo, che produciamo, di cui viviamo. Il testo racconta che i sacrifici di Abele a base di animali erano stati graditi a Dio, a differenza di quelli di Caino
a base di prodotti della terra che non erano stati graditi. Di fronte a questa disgrazia, Caino si ingelosì di suo fratello e nonostante Dio lo avesse invitato a non sconfortarsi, decise di vendicarsi sul fratello. Leggiamo infatti: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. La Bibbia non dice di più a riguardo, cioè sul motivo per cui l'offerta di Caino non fu gradita. Parla solamente dello stato cupo in cui stava Caino. Se in questo brano la Bibbia non ne parla, ne troviamo però un chiarimento nella tradizione ebraica. Si legge che Dio non gradì l'offerta vegetale in semi di lino e di orzo di Caino, poiché egli non scelse la parte migliore del suo raccolto e la offrì in modo sbagliato. Egli, pensando di poter risolvere la maledizione della terra, decise di offrire questi semi. Era un'offerta non apprezzata da Dio e quasi una sfida verso di lui. A causa del peccato che si era accovacciato alla sua porta, Caino commise il primo omicidio dell'umanità. In seguito a questo fatto, Dio condannò Caino ad essere per sempre ramingo e pose un segno su di lui come marchio. Proibì poi che non fosse ucciso. In seguito i suoi discendenti divennero colpevoli di molte violenze e furono gli iniziatori della poligamia. Secondo punto, riguardo a Erode. Erode, detto il Grande, fu noto per il suo spirito autoritario, per la sua crudeltà e per la sua sete di potere. Il suo nome rimarrà nella storia sacra come l'uccisore dei santi innocenti dopo la nascita di Gesù, per scartare ogni possibilità di un rivale al suo trono. Stranamente, la maggior parte degli studiosi moderni nega la storicità di questo episodio, presente solo nel racconto di Matteo. Grazie a San Matteo, però, l'episodio venne ricollegato all'importante episodio biblico che racconta la storia di Rachele, moglie di Giacobbe. È la bellissima storia di questa donna, antenata di Cristo, che visse proprio nello stesso luogo in cui nascerà il Messia. Il profeta Geremia ne parla in questi termini. In Rama si sente dei lamenti e dei pianti amari. Rachele pianse i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Secondo la Bibbia, Rachele rimase sterile per molti anni prima della sua conversione al vero e unico Dio. Poi Dio si ricordò di Rachele che darà alla luce Giuseppe, il suo primogenito, sovrintendente tanti anni dopo del re di Egitto. Ma Rachele morì dopo aver dato alla luce Beniamino, il suo secondo figlio, e 12° della stirpe di Giacobbe.
Dopo questo primo importante punto, che mette in evidenza le vere fonti del male a causa dell'assenza di Dio nella vita umana, vediamo come ritrovare la pace e la vera concordia alla luce di Dio. Infatti, il desiderio più grande della Madonna in questo nostro tempo è quello di riportare il mondo alla vera pace di Dio, cercando di sconfiggere l'invidia, la gelosia, la sete di potere, l'oppressione dei deboli. Tutti questi mali che negano il grande comandamento dell'amore sono infatti le sorgenti che generano i disordini maggiori di cui ha sempre sofferto l'umanità. Al contrario, quando Dio creatore riprende il suo primo posto nella creazione, allora dei tempi di pace possono regnare ovunque. A questo proposito la Vergine dell'Eucaristia dice il 17 maggio del 2009: «Il Signore ha messo nelle mie mani la pace. Quando gli uomini mi pregheranno, io la darò la pace». Ecco, cari figli, il programma per ottenerla: soffrire, offrire, riparare, pregare e tacere. Come si avvicinano le stagioni più belle e si vedono i frutti migliori, così per mezzo mio e vostro verrà il trionfo di Gesù. Io sono con voi, perché la mia opera in voi splenda davanti ai vostri fratelli. Sappia la mia Chiesa che sta vivendo i tempi della sua passione, della sua crocifissione. Gli scandali devono terminare, l'impurità deve essere sconfitta, vivrete ancora peggio i giorni a venire. Cari fratelli e sorelle, Gesù e la sua Santissima Madre patiscono ancora oggi della stessa ostinazione nel male in cui vive il mondo odierno. Questo mondo è stato creato santo da Dio, ma come dice l'Apostolo, per invidia del diavolo il male è entrato nel mondo e ha regnato. Non imitiamo più Caino, credendo di poter ingannare il Creatore. Non seguiamo più Erode nel vivere con orgoglio e con prepotenza sugli altri, ma mettiamo in atto la nuova evangelizzazione alla quale la Vergine dell'Eucaristia richiama, per diventare i veri giardini del Signore. Così sia.